Salve e benvenuti su Undead Poets Society, uno spazio dedicato ai vampiri e ad altre creature della notte, tra cinema, serie TV e molto altro. Manca pochissimo al debutto della serie The Vampire Lestat e in questo video parleremo in breve della trama e del cast e non mancheranno le curiosità riguardanti il mondo di Anne Rice. Dunque, anime dannate, are you ready for the Brad Prince Summer? La terza stagione, rinominata The Vampire Lestat, si rifà principalmente alle vicende del secondo libro della saga delle cronache del vampiro Scelti dalle Tenebre, che debutterà il 7 giugno 2026. Seguiremo Lestat nelle varie tappe del suo tour da rockstar con la sua band di musicisti mortali, che racconterà tutta la sua storia e il suo punto di vista a Daniel Malloy. La scelta del tour e dell'intervista di Daniel a Lestat sono originali della serie, mentre nel libro Lestat e la sua band hanno tenuto un unico concerto sold out la notte di Halloween del 1985 a San Francisco. Per quanto rivelato dal produttore Mark Johnson e dallo sceneggiatore Rolling Jones, questo blocco, come per Intervista col vampiro, sarà diviso in due stagioni, la prima composta da 7 episodi e la seconda da 8. Nell'attesa sono stati rilasciati due singoli, Long Face and All Fall Down, a nome di The Vampire Lestat su tutte le piattaforme musicali. Tutti i brani di questa stagione sono composti nuovamente da Daniel Hart, con lo stesso Sam Reed alla voce. Sempre sotto il nome di The Vampire Lestat è stata anche rilasciata una cover di uno dei brani rock più grintosi di sempre, ossia Dancing with Myself, originariamente cantato da Billy Idol nel progetto musicale Generation X nel lontano 1979. A fine febbraio di quest'anno, oltre ai vari trailer nel corso dei mesi precedenti e alla sigla di questa stagione, è stata rilasciata una scena inedita che vede Lestat inizialmente calmo fare una videochiamata amorevole con lui, ma le acque si agitano quando Lestat scopre da un articolo online del libro di Daniel Malloy dell'intervista fatta a lui e va su tutte le furie. Nella scena della libreria dove Lestat si reca, sullo sfondo possiamo notare il libro Sapphire Storm, uno dei capitoli della saga Love Romance M2M, Sapphire di Christopher, il figlio di Anne Rice, accreditato come C. Travis Rice. La scorsa estate è stato annunciato il cast di The Vampire Lestat, con vari ritorni e nuovi personaggi. Sono stati riconfermati Sam Reed come Lestat, Jacob Anderson come lui, Eric Bogosian come Daniel, Assad Saman come Armand, Delaney Hales come Claudia, Joseph Potter come Nicolas de l'Enfant, Justin Kirk come Raglan James, Belly Gill come Rashid, Gopal Divan come il dottor Farid, Christopher Greery come Sam Barkley e Damon Downey come Bruce. Tra i nuovi personaggi della serie abbiamo Gabriella, interpretata da Jennifer Hale, nobildonna di origini partenopee, consorte del marchese de Liancourt e madre di Lestat. Marius de Romanus, interpretato da Christopher Heyerdahl, uno dei personaggi principali delle Cronache del Vampiro, un patrizio romano di madre gallica, creatore e maestro di Armand, un figlio dei millenni e custode di coloro che devono essere conservati. Akasha, interpretata da Sheila Tim, il primo vampiro, la sola e unica regina dei dannati. Magnus, interpretato da Damian Atkins, creatore di Lestat. Baby Jenks, interpretata da Ella Ballantine, membro della Fang Gang. Christine Clare, interpretata da Janine Serrayes, avvocato e manager di Lestat.
Per la band di Lestat, di cui il nome originale nel libro è Satan's Night Out, sono stati scelti attori che sono anche musicisti e hanno partecipato alla registrazione delle tracce per i brani della serie. Abbiamo Noah Reid come Larry, Seamus Patterson come Alex, Ryan Cutmar come Salamander e Sarah Swine come Tough Cookie. Siete pronti per assistere a una delle più grandi performance immortali del XXI secolo? A poco prima di un mese prima della terza stagione è stato annunciato a grande sorpresa un concerto di The Vampire Lestat che si terrà al Beacon Theatre di New York City il 2 giugno 2026. Per i fortunati che ci andranno, potranno ascoltare in anteprima e in versione live tutti i brani della colonna sonora, eseguita dal nostro australiano del cuore, Sam Reed, accompagnato dalla band. E a quanto pare sarà presente anche Jacob Anderson, ossia il nostro caro Louis de Pointe-du-Lac. Concludiamo con qualche curiosità. Come nei vari anni è stato detto sia da Anne che da suo figlio Christopher, il 5 maggio 1976, esattamente mezzo secolo fa, viene pubblicato Intervista col vampiro di Anne Rice, un romanzo che, come le sue creature, sopravvive nel tempo. Per Sam Reed e Sheila Tim, questa sarà una reunion in quanto tra il 2017 e il 2018 hanno condiviso il palco nel musical The Girl from the North Country, basato su brani di Bob Dylan, nelle prime due produzioni londinesi al Lord Vic e al Noel Coward Theatre nel West End. Sono anni che si parla di un possibile spin-off chiamato Night Island, che potrebbe raccontare al meglio l'avvincente storia tra Daniel e Armand e tutta la lore di Devil's Minion. Come descritto nel capitolo Il favorito del diavolo, Night Island nasce come un regalo di Armand per il suo Daniel, un centro commerciale a 5 piani, situato su un'isola privata a pochi chilometri dalla baia di Miami, rinomata meta turistica aperta tutta la notte, fornita di qualsiasi tipologia di negozi e servizi e, dopo gli avvenimenti della Regina dei Dannati, diverrà per un po' di tempo residenza dei vampiri. Non abbiamo né conferme né smentite. Ma notando come il fandom apprezzi tantissimo la lore di Devil's Minion, potrebbe essere un'ottima idea quella di una serie focalizzata su Daniel e Armand, potendo dare anche ulteriori spiegazioni del buco temporale che va dal 1973 al 2022. Tra i principali doppiatori italiani della serie vi sono Raffaele Carpentieri come Louis, Lorenzo De Angelis come Armand e David Chevalier come Lestat. Quest'ultimo ha una storia personale legata al personaggio di Lestat, in quanto suo padre Roberto, 32 anni fa, ha dato la sua voce a Tom Cruise nel film Intervista col vampiro diretto da Neil Jordan. Notizia uscita a fine marzo. A malincuore, Talamasca The Secret Order è stata cancellata dopo solo una stagione. Non sono state rilasciate motivazioni riguardo a questa scelta, ma per il progetto Immortal Universe si tratta di una prima perdita e speriamo che sia dovuto al budget, anche per via del fatto che vi sono già altre 2 serie in corso. Infatti, anche Le streghe di Mayfair è stata confermata per una terza stagione, di cui le riprese si sono concluse un paio di mesi fa. Per gli amanti del gothic metal e le tematiche vampiresche, esiste una band italiana chiamata proprio Théâtre des Vampires, attiva dal 1994. Anche il duo pop australiano Savage Garden, attivo dal 1994 al 2001, deve il suo nome al mondo di Anne Rice e, infatti, come direbbe il vampiro Lestat, la terra è un giardino selvaggio.
Il film del 2002 La regina dei dannati, diretto da Michael Reimner, con Stuart Townsend nei panni di Lestat, è un ibrido tra il secondo e il terzo libro, con svariate libertà artistiche, che strizza l'occhio alla scena alternativa New Metal dei primi anni 2000, anche per via della collaborazione nella colonna sonora di Jonathan Davis, frontman dei Korn, che appare anche brevemente in una scena. Il film è in memoria dell'attrice e cantante R&B Alaya, interprete di Akasha, venuta a mancare a soli 22 anni, il 25 agosto 2001, in un incidente aereo durante un volo partito dal Marsh Harbor, nell'arcipelago delle isole Abaco, nelle Bahamas, diretto a Miami, dopo aver finito di girare il videoclip del singolo Rock the Boat. Alaya, nei panni di Akasha, ha lasciato un'eredità estetica e di stile, facendo avvicinare molte ragazze di colore al mondo dei vampiri e alla cultura goth. Seppur l'aspetto della Kasha del film del 2002 non rispecchiasse accuratamente la descrizione del libro, fu apprezzato da Anne Rice stessa per l'impatto positivo che aveva trasmesso. E ora non ci resta che aspettare il 7 giugno per cantare a squarciagola con The Vampire Lestat. Ma durante l'attesa, il 24 maggio sarà rilasciato sulla piattaforma streaming AMC lo speciale di Dietro le Quinte chiamato The Vampire Lestat After Dark. Qui finisce la storia, non c'è altro da dire. Se questo video è stato di vostro gradimento, mettete like, commentate e condividete con i vostri amichetti notturni. Noi ci rivedremo prossimamente con l'analisi degli episodi di questa stagione di The Vampire Lestat e non mancheranno di certo tante curiosità. Au revoir mon cher!